CM Punk chiede ai fan di non cantare il suo nome, altrimenti qualcuno potrebbe incazzarsi. E lui ora si sente un po' giù di morale, perché 2 settimane fa Rollins gli disse che ha speso tanto tempo a pensarlo, mentre lui non l'ha fatto neanche una volta. Ma ora sta già un po' meglio, perché lui ama prendere un microfono e parlare davanti al pubblico. Però lui già sa che all'improvviso risuonerà la sua stupida canzone, farà il suo stupido balletto, la sua stupida risata e arriverà vestito come Liberace. E Rollins nelle ultime 2 settimane ha detto che Punk l'ha ghostato. Questo è vero, ma a lui non piace parlare del passato perché vuole scrivere il futuro. Ma Seth Rollins sta facendo di tutto per dipingere CM Punk come il cattivo fra i due. Seth Rollins è un fallimento di CM Punk. Il visionario aveva 16 anni quando andò da Punk e gli chiese di allenarlo, e ora Punk è pronto a dargli quelle lezioni che lui aveva chiesto gratis. E Rollins arriva dal pubblico e gli dice che la vita è fatta di prospettive, e quindi lui è arrivato da lì proprio per vedere se cambia giudizio cambiando la visuale, ma gli dice che anche da lì resta sempre uno stronzo, e Punk gli risponde che ha fatto bene ad arrivare da lì, così può stare insieme agli altri fan di CM Punk, e a Rollins piace stare lì. E poi Punk deve ricordare che i fan hanno più main event di WrestleMania rispetto a lui, e tra i due è finalmente partita la rissa, più volte separata da parte della sicurezza e dei dirigenti. Finn Balor se la prende con tutto il Judgment Day, perché a Saturday Night's Main Event l'hanno lasciato solo contro Gunther e Damian Priest, e Liv Morgan gli ha detto che l'hanno fatto perché credevano in lui per prepararlo a stasera, visto che il Judgment Day sarà bannato da Bordoring, e quindi ora è il momento di concentrarsi per mantenere il titolo di coppia contro i War Raiders. Seth Rollins viene fermato da Drew McIntyre e gli dice che lui ha fatto bene a rifiutare di entrare a far parte del team di Reigns nei War Games, e che lui man mano farà fuori tutti quelli che si sono alleati con Roman. E Rollins gli dice che se è qui per chiedergli aiuto è meglio che se ne va, perché quando lui fece di tutto per far cadere l'impero di Reigns, al suo fianco c'erano proprio Jey Uso e Sami Zayn, e lui li rispetta e li considera amici, mentre a Drew McIntyre no, e ora deve andare perché deve fare una cosa che McIntyre non può fare e che non ha fatto, cioè battere CM Punk. Finalmente passiamo all'azione con il match con il titolo intercontinentale in palio tra lo sfidante Ludwig Kaiser e il campione Bron Breakker. È stato un match incredibile, ricco di psicologia e tra due veri e propri macellai, dove Kaiser per tutto il match si è concentrato sul braccio sinistro di Breakker, ma tutto questo non è servito perché grazie alla Super Spear è proprio Bron Breakker a vincere e mantenere il titolo. I War Raiders sono pronti a fare la guerra al Judgment Day, perché loro non sanno cosa significa stare in ospedale e sentirsi dire che la carriera è finita, ma grazie alla forza e alla passione lui è riuscito di nuovo a camminare, e 2 settimane fa è nato anche suo figlio. Li hanno fregati una volta, ma stasera la musica cambierà, perché i War Raiders diventeranno nuovi campioni di coppia. Il general manager di Monday Night Raw, Adam Pearce, ci annuncia che al debutto di Raw su Netflix vedremo il match tra CM Punk e Seth freaking Rollins. Liv Morgan ci dice che è la migliore della storia, poi arriva Rhea Ripley e dice che ha parlato con Adam Pearce e che lei è la one contender e bla bla bla. Wow, sono contentissimo, ma vaffa. Sami Zayn attacca Drew McIntyre nel backstage. The Miz dice al Final Testament che ormai con la Wyatt Six è finita e quindi può andarsene anche per la sua strada, ma Karrion Kross non è d'accordo, perché per quello che hanno fatto a Paul Ellering e a Scarlett questo non è nulla, e Paul Ellering gli ricorda che l'ha salvato per ben 2 volte, quindi ora lui appartiene a loro, e settimana prossima The Miz affronterà Dexter Lumis. Qua ve lo giuro, dopo la storia tra Punk e Rollins, il Final Testament è la cosa più interessante di Raw. Ora torniamo all'azione con il triple threat facente parte del torneo che decreterà la prima campionessa intercontinentale tra Raquel Rodriguez, Kaden Carter e Zoe Stark, ed è stato un match molto divertente con il risultato incerto fino alla fine, ed è stato vinto proprio da chi non me l'aspettavo. Purtroppo il match si è concluso con un botch, però non fa nulla perché Zoe Stark vince e passa alle semifinali del torneo. Pentagon Junior, Penta il Zero Miedo, debutterà a Monday Night Raw nella premiere su Netflix
il 6 gennaio. E ora siamo arrivati al main event, il match con i titoli mondiali di coppia in palio tra gli sfidanti, i War Raiders, e i campioni Finn Balor e JD McDonagh, in rappresentanza del Judgment Day, ed il resto della stable è bannata da bordo ring. E dopo un bellissimo match, Finn Balor voleva prendere una sedia, ma si è presentato Damian Priest a bloccarlo, e così i War Raiders hanno potuto connettere la loro War Machine e sono diventati i nuovi campioni di coppia. Il Judgment Day è ufficialmente e finalmente finito, e con queste immagini si conclude questa puntata di Monday Night Raw, sufficiente ma non eccezionale, con un altro match di cartello annunciato per la prima di Raw su Netflix e anche l'annuncio dell'arrivo di Penta Zero Miedo. Ovviamente fatemi sapere se questo episodio di Monday Night Raw vi è piaciuto, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!